Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di settembre. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarlo col vostro ascendente. Insieme andremo a vedere il vostro arcano del mese, le energie a livello generale. Poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare. Il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura. Quindi mi raccomando, continuate a spingere il vostro il più possibile per farlo vincere e visto che voi siete i vincitori del mese di agosto, in questa lettura avrete il bonus che vedremo in seguito. E infine vi ricordo che in descrizione trovate i link per vedere meglio i massi che utilizzo nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso procediamo facendo un piccolo passettino indietro, quindi per capire anche l'evoluzione successiva di questa energia. Voi avevate il mondo. Il mondo è la fase conclusiva di un percorso, di un passaggio importante, indica un successo, un ottenimento, una ricompensa. A volte può anche indicare il raggiungimento, vuol dire che nel bene o nel male qualcosa va a concludersi e quindi dobbiamo prepararci a un nuovo inizio. Può essere legata alla soddisfazione, a un nuovo equilibrio, a un'evoluzione costante, quindi in qualche modo ci sta dicendo che stiamo procedendo bene, che se alcune cose non ancora si realizzano, ci siamo molto vicini. E adesso andiamo a vedere la prossima energia, quindi il prossimo arcano. Ricordo che la carta che andrò ad estrarre la trovate alla fine del video, potete fare uno screenshot e tenerla con voi. Voi avete l'imperatrice e questa carta è di evoluzione, di crescita, di espansione e anche di benessere. Siccome anche questa rappresenta la riuscita in qualcosa, ecco, probabilmente ci sta dicendo che nel mese di settembre ci sono già tutti i buoni presupposti per crescere e migliorare ulteriormente qualcosa, anzi c'è anche realizzazione, c'è massima cura, sostegno, protezione, forse ci consiglia anche di occuparci del nostro benessere, della nostra bellezza interiore ed esteriore e di occuparci delle cose più importanti, soprattutto quelle che ci fanno stare bene ed evolvere e appunto crescere. Mettiamo qui questa carta. Procediamo con l'energia a livello generale in modo tale che voi possiate capire che cosa aspettarvi un po' da questo mese prima di addentrarci proprio nei vari ambiti. All'inizio c'è questo 9 di coppe che è molto bello, molto positivo, sia perché ci va a dire che magari c'è appagamento, ci sono soddisfazioni, ci può essere anche una conquista, gli sforzi vengono ricompensati, le difficoltà superate, quindi abbiamo un buon punto di partenza. Forse proprio da questo nuovo punto di partenza, dove vedete già dei risultati, si può innescare un percorso o un avanzamento proprio con il cavaliere di denari, o forse ci sono alcune cose che hanno bisogno ancora di cura, di costanza, di determinazione e resistenza, e quindi anche se si tratta di lentezza, di procedere pian pianino, almeno ci porterà alla realizzazione di qualche proposito, quindi già possiamo ottenere qualcosa, però ci sono magari altre situazioni che hanno ancora bisogno
di maturazione. E infine troviamo questo 4 di coppe. Tanta energia acqua effettivamente non è proprio il vostro elemento, è proprio questo il vostro elemento che ha bisogno di cura, di attenzione, di protezione a livello pratico, quindi di presenza e di prendersi cura della parte interiore e di non scoraggiarsi. Sicuramente il 4 di coppe porta delle novità, però dobbiamo essere pronti a cambiare prospettiva, a guardare meglio intorno a noi e di non focalizzarci troppo su alcune cose. Quindi già abbiamo a disposizione delle cose utili, delle cose che sono a nostro favore e delle cose che abbiamo ottenuto, probabilmente non dobbiamo essere insoddisfatti se alcune cose tardano ad arrivare, che in realtà potrebbero arrivare anche verso la fine del mese o giù di lì o poco più. E adesso procediamo con l'ambito amore. Partiamo dalle coppie e relazioni più importanti di amicizia e famiglia. L'asso di coppe è un nuovo o rinnovato sentimento, trasporto emotivo, può essere anche un nuovo inizio, ad esempio delle opportunità, delle ispirazioni, dei progetti che volete realizzare. Ovviamente con la persona amata o con qualcuno di voi caro, visto che entra proprio questo sentimento, questo coinvolgimento, una nuova energia emotiva può dare acqua, diciamo, definiamola così, nel senso di donare anche a livello pratico presenza, aiuto e sostegno. E infatti con la regina di bastoni, energia di fuoco che può accendere non solo diciamo, la passione, non solo l'intimità, però ci parla anche di altri aspetti, come vi dicevo, proprio di obiettivi e di qualcosa da raggiungere. Solo per conto vostro, ovviamente qui si parla delle relazioni e della coppia. Il fante di spade alla fine ci fa capire che possono esserci delle cose dove prima di tutto devo fare attenzione alla comunicazione, si deve essere molto rapidi sia nel pensiero, sia da attenzionare alcune cose, perché possiamo anche imparare attraverso la relazione stessa delle cose nuove per noi, oppure anche delle nuove informazioni che possono essere importanti, diciamo interessanti per abbiamo visto progetti. Siccome tutto va nella direzione della crescita e dell'evoluzione, ovviamente parliamo sia della relazione e anche, come vi dicevo, proprio delle idee, dei progetti che volete realizzare. Questo è il momento proprio giusto per capire, prendersi cura, cogliere una spinta emotiva, valutare, diciamo, vedere intorno a voi, comunque di muoversi in avanti. Per i single, Fante di coppe, 10 di coppe e il 7 di coppe sono tutte carte di coppe, quindi con una base emotiva e sentimentale forte, possono far capire che potrebbe esserci o una novità o un nuovo inizio, anche una nuova conoscenza, dipende, cioè se già state frequentando una persona, allora c'è un'ulteriore spinta, ci può essere anche novità, nel senso di cambiamento a livello di atteggiamento o di evoluzione stesso del rapporto e quindi un qualcosa che porta gioia, che porta nuove emozioni. Il fatto che ci sia il 7 di coppe in realtà può aprire a queste nuove possibilità per il futuro, e cioè di crederci in una vera e propria relazione anche più importante, più seria, forse è meglio muoversi pian pianino per, non dico per non illudersi, visto che è anche una carta che può indicare l'illusione, però come vi dicevo porta a delle scelte importanti, quindi valutare tutto quello che sentiamo nel nostro cuore in base anche a quello che accade.
che se non c'è proprio nessuno effettivamente, queste indicano delle novità. Quindi o una new entry, una nuova conoscenza o qualcuno che mostra interesse nei vostri confronti e che quindi potrebbe essere interessante. Vediamo adesso la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo il Papa. Il Papa ha a che fare con sia le collaborazioni, con le intese, con le mediazioni, con i contratti, eccetera. Quindi potrebbe ufficializzarsi qualcosa? Cioè se se siete in trattativa, sia per questioni lavorative, sia anche per definire meglio un qualcosa del vostro lavoro, sia anche con persone importanti, anche riguardo se state pensando ad esempio di fare un acquisto di un immobile o di fare un investimento, ecco questo potrebbe essere il momento giusto per concentrarsi concretamente su questi aspetti e di valutare poi le possibilità, perché la giustizia ci fa capire che c'è una nuova fase, un nuovo inizio, però dobbiamo essere molto precisi, molto chiari in quello che vogliamo e quindi adottare ordine, metodo e quindi possiamo ottenere le nostre ricompense. Il fatto che ci sia la stessa energia che è uscita proprio sin dall'inizio, ecco, questa deve essere attenzionata perché se c'è instabilità, quindi c'è una cosa che magari vi può interessare, vi può coinvolgere, però poi allo stesso tempo non vi dà soddisfazione, allora qui bisogna indagare proprio la vostra stessa motivazione. Ricordatevi che la giustizia ci fa capire che è importantissimo quello che facciamo adesso perché i nostri passi, le nostre azioni e quello che comunichiamo avrà conseguenza nel futuro. E allora quindi se non siamo ben sicuri di alcune cose, magari fermiamoci un attimino, cerchiamo di aspettare, diciamo, di valutare e poi eventualmente di prendere le nostre decisioni. Questo vale nel lavoro, vale in tutte le questioni che vi dicevo sin dall'inizio con il significato del Papa, vale anche per chi vuole fare grandi cambiamenti, soprattutto poi per chi è alla ricerca di lavoro. In realtà un nuovo inizio ci può essere perché c'è uno sblocco, c'è una riapertura di alcune cose, il 3 fa pensare che magari ci sono degli eventi, delle situazioni dove si possono anche trovare delle soluzioni interessanti, delle persone che vi possono aiutare, delle circostanze favorevoli e che anche se c'è un blocco, un qualcosa che sembra non funzionare nella parte centrale del mese, è solo un'apparenza, nel senso una preoccupazione passeggera da non sovraccaricare perché poi c'è il mago che effettivamente può indicare un nuovo inizio oppure una realizzazione, possibilità di gestire comunicazione, abilità, diplomazia ed intraprendenza che vi porterà forse anche delle proposte, quindi anche un vero e proprio inizio. Se non proprio nell'immediato, insomma abbiamo visto che nuovi sviluppi ci possono essere addirittura a cavallo tra la fine di questo mese e quello successivo. E adesso insieme, visto che siete i vincitori per aver raggiunto maggior visualizzazione nel mese di agosto, insieme andiamo a scoprire il messaggio per voi da parte dell'universo, quindi un messaggio speciale diviso per decadi, quindi adesso vediamo il Capricorno della prima decade, troviamo il Ante di Coppe, la Temperanza e il Papa.
Ecco, è in questa parte che probabilmente il messaggio è quello di accogliere, una novità, anche un dono che può provenire dall'alto, dall'universo, quindi una circostanza particolare che andrete a vivere e che può attuare quella rigenerazione, quel cambiamento, e quindi accettare un po' il flusso degli eventi che vi porteranno pian pianino al Papa. E il Papa l'abbiamo visto anche nel corso della vostra lettura, quindi forse è un'energia che può riflettersi particolarmente nella conciliazione, nella pacificazione, nel perdono, nel ricevere una guida, un consiglio, anche un confronto, e possono essere, come vi dicevo, sia dal punto di vista relazionale, sentimentale, sia a livello pratico, e quindi parliamo di intese, collaborazioni, frequentazioni, nuovi, diciamo, inizi in questo senso, che sono decisivi assolutamente. Poi andiamo a vedere Capricorno della seconda decade. Il messaggio speciale parte con il 7 di spade. Non deve spaventare questa carta, perché capisco un po' difficile, un po' complessa, perché siccome ci parla di astuzia, di incertezza, di vivere delle situazioni forse un po' ambigue, dove c'è la tentazione mh, di affrettare, di adottare delle scorciatoie che non sempre sono utili, anzi forse non ci aiutano proprio per niente. E allora che cosa invece ci sta dicendo? Che se il provarci, se sentiamo, diciamo, l'esigenza di fare un qualcosa, meglio muoversi pian pianino, con calma, perché da qui può saltar fuori l'evoluzione e la crescita o il miglioramento di un qualcosa che state vivendo, e che se vi preoccupa, che o può essere un blocco, insomma qualsiasi cosa effettivamente vi tiene in una fase di incertezza e di conflitto. E quindi invece queste spingono, mi dicono, preparatevi alle vostre sfide, le potete assolutamente vincere. Magari alcune riguardano proprio non solo il miglioramento di alcune cose a livello pratico, ma anche del vostro stesso benessere. Non a caso è proprio la carta principale il vostro arcano, quindi alcune indicazioni le abbiamo già trovate nella lettura e si riflettono proprio in questo messaggio. Quindi fate attenzione, perché anche il 9 di bastoni è vigilanza, è guardia, è sì difesa e stabilire i propri confini, però senza eccedere, cioè i confini devono proteggere noi stessi, la nostra sensibilità, quello che stiamo cercando di costruire e di creare, però senza chiuderci, appunto senza esagerare. Poi troviamo il messaggio per il Capricorno dell'ultima decade, della terza, e troviamo 8 di bastoni, 3 di bastoni, quindi tanta energia a fuoco, e infine il re di spade. Cosa vuole dirvi? Questo messaggio è legato o a delle cose che si muovono abbastanza in fretta, oppure l'8, essendo la carta della velocità per eccellenza, non solo sono le cose che si muovono in fretta, ci può essere un cambiamento, ci può essere anche la possibilità di agire velocemente, di cogliere delle novità, delle comunicazioni. È normale che magari dobbiamo cercare di cogliere le cose giuste per noi, quindi senza fretta, però farci trovare pronti, quindi essere preparati, razionali, attivi, presenti. Si possono sviluppare le cose che arriveranno in questo periodo successivamente, quindi il messaggio ci sta avvertendo del fatto di accogliere delle cose che proprio arriveranno in questo mese,
come novità, informazioni, eccetera, anche delle circostanze favorevoli, ma che faranno da seme, in pratica da piantare, da valutare, da programmare, progettare e realizzare, e quindi poi ovviamente lo vedremo realizzato successivamente. Quindi si tratta di creare adesso quei presupposti, quella base, appunto grazie a queste nuove circostanze. E adesso andiamo a concludere la lettura con i segni zodiacali da attenzionare. Troviamo il Capricorno, stesso segno vostro, poi troviamo il Sole, può riferirsi ovviamente al Capricorno stesso, quindi un'altra persona, però a volte quando esce il proprio segno forse ci sono anche delle cose che riguardano la relazione che abbiamo con noi stessi e che quindi dobbiamo far crescere e sviluppare. Il Sole può anche indicare concentrarci sulla forza, sull'autostima, sull'espressione, sui nostri pregi da valorizzare. Quindi, vi dicevo, Capricorno, abbiamo il Leone e poi la Bilancia, e si vede tantissimo questa chiarezza, questa risoluzione, queste cose che possono venire alla luce. Anche qui abbiamo crescere ed espansione. Che cosa vuol dire? Che alcune relazioni andranno proprio a definirsi, ad essere di sostegno, ad accrescere la fiducia, a migliorare nettamente, e secondo me è proprio quello che vi serve: circondarvi di persone di luce, positive, e che vi aiutano anche magari ad equilibrare degli aspetti che possono essere in conflitto. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via, perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di settembre. Ciao!